La cosa che mi ha più colpito nell'integrazione strutturale quando l'ho ricevuta è stata il cambio di percezione di me. È stato per me molto importante invece vivere dentro di me l'esperienza dell'allineamento del mio corpo. E questa esperienza dell'allineamento è qualcosa di fisico, proprio fisico, la testa, il torace, il bacino, le ginocchia che si allineano, ma è qualcosa di più profondo, no? Allineare i propri gesti, le proprie intenzioni, i propri pensieri, le proprie emozioni, andare in sintonia e allineare me stesso con l'altro. Nella mia esperienza personale, l'integrazione strutturale è stata da una parte ricevere e dall'altra contemporaneamente dare. In queste due fasi c'è una cosa comune che nel dare e nel ricevere è trovare equilibrio. Per me l'integrazione strutturale ha rappresentato questo in tutti questi anni, anche nel lavoro che io faccio con le persone, di andare insieme a caccia di maggiore equilibrio. Sono un danzatore e lo sono stato per molti anni. Molti anni fa ho avuto un serio incidente durante l'esecuzione di un balletto e questo incidente ha cambiato il mio corpo e la mia capacità di muovermi. Ha influenzato la mia vita quotidiana in modo molto importante. Da quando avevo 19 anni ho cominciato un percorso che è stato molto lungo per me lo chiamo di incarnazione, di entrare nel mio corpo. Allora, era un periodo in cui giocando a basket mi faceva molto male al ginocchio. Tutto è iniziato con una frattura al piede, con tutto un percorso regolare di gesso, di convalescenza a casa, stampelle, ghiaccio, farmaci. Dopo molto tempo, molti tentativi, molte prove, ho trovato l'integrazione strutturale metodo Rolf. E dopo la prima ora sul lettino ho scoperto che non solo questo incontro mi stava curando dai miei mali, dai miei problemi fisici, ma ero veramente finalmente pienamente libero di danzare per come io sognavo di poter danzare, per come io sapevo in fondo di poter danzare, ma fino allora era rimasto un sogno. Ci si muove, mi sembra che Aida Rolf dicesse qualcosa, è come lavorare sulla sabbia, non qualcosa di fisso, perché un corpo non è un qualcosa di fatto col cemento, no? È qualcosa in cui devi saperti muovere nell'incertezza. Questa enorme spinta, questo impatto così grande nella mia vita ha creato due cose immediatamente. La curiosità di capire fino in fondo che cos'era che stava succedendo e che cosa sarebbe successo nel futuro e anche il bisogno forte di condividere questa lieta novella col resto del genere umano, prima di tutto con i miei colleghi danzatori. Fin dall'inizio il mio corpo ha cominciato a reagire in una certa maniera. Io ricordo perfettamente che la prima volta ho cominciato a sentire movimenti all'interno del corpo. Mi ero incuriosito e siccome credevo che i dolori che sentivo non fossero del tutto funzione del punto in cui mi faceva male, ma il ginocchio non è solo una questione del ginocchio, è una questione del peso. Il peso, come appoggiavo il piede, era relativo alla schiena, ma la schiena era inclinata perché comunque magari io non ero, come dire, proattivo in quella che era la mia vita al momento, quindi ha tutta una serie di conseguenze che portava a un dolore. Inizialmente il mio approccio, diciamo, è stato legato dei problemi che ho, diciamo, di postura, sto parlando ad esempio delle mie anche, delle mie gambe, quindi di una ricerca di benessere sostanzialmente. Il momento è stato, allora mi ricordo un giorno preciso,
Nel fare le scale mi sono fatta veramente male, perché io mi sforzavo di fare quel movimento che tutti mi dicevano no, ma devi solo piegare, è solo paura la tua, invece non era paura, sentivo proprio un blocco, quindi c'è stato un giorno in cui mi sono fatta parecchio male, sono arrivata a casa, ho messo del ghiaccio, ho visto che come sempre non portava a niente, ho detto basta, devo fare qualcosa. Ho iniziato questo percorso, la prima seduta è stata, cioè dopo la prima seduta ero fiduciosa ma ancora non vedevo grandi risultati. Il terzo giorno, come veramente per miracolo posso dire, perché è stato così, non avevo più il piede gonfio e piegavo e non facevo nessuno sforzo per fare quel movimento. Ho trovato nella mia carne delle risposte a domande che io neanche sapevo di avere. Ho visto che le mie aspettative riguardo alla mia vita quotidiana erano basse rispetto in realtà alle possibilità che io ho e che avevo. E quindi ho trovato che fosse molto, molto efficace dal punto di vista proprio energetico mio. Poi mi sentivo bene ogni volta che venivo, ogni volta il dolore era sempre minore, anzi il dolore è passato con le prime 2 applicazioni. E la cosa più rilevante è stata quando io, finita la seduta, ho messo i piedi per terra. Io mi sono sentito veramente fin dall'inizio completamente diverso. Ho sentito il modo in cui il mio corpo stava era diverso da come stava prima. Camminando io camminavo appoggiando il tallone, mentre invece tendenzialmente io cammino appoggiando la punta del piede. Mi sentivo altissimo, mi sentivo il collo che arrivava in alto, mi sentivo diverso. Il riacquistare un buon livello di utilizzo del mio ginocchio, che appunto ormai privo di menisco e cartilagini, insomma, avrà comunque sempre una vita difficile, ma proprio sono riuscita a ritrovare un equilibrio psicofisico mio personale che per me non ha veramente prezzo. Sto meglio e ho un rapporto veramente col mio corpo diverso, non è più uno sconosciuto. Quindi è un'esperienza che io voglio condividere perché lo provo quotidianamente nel mio corpo. L'equilibrio è contagioso, può essere comunicato e l'integrazione strutturale metodo Rolf, a mio avviso, è lo strumento più potente per esprimere questo nella comunicazione fra individui.